Oggi vi racconto una ricetta facilissima, però non potete immaginare com'è. La dovete fare assolutamente perché è una cosa incredibile. Cominciamo raccogliendo in giardino dei pomodori belli sodi. Io uso i cuori di bue che sono ancora un po' chiari e hanno un sapore incredibile, ma van bene anche quelli del supermercato. L'importante è che siano dei pomodori buoni, saporiti. Raccolgo anche del prezzemolino. È facoltativo, ma dopo vi spiego bene tutti gli ingredienti uno alla volta. Vi darò anche le alternative per cambiare gli ingredienti o per non accendere il forno o per usare una cosa anziché l'altra. Cominciamo grattugiando del formaggio grana, del parmigiano. Chi non vuole usare il formaggio potrà usare del sesamo saltato in padella, il cosiddetto gomasio. Ci mischio la stessa quantità in pane grattugiato, ci macino del pepe fresco. Niente sale perché il formaggio, il pane sono tutte cose già salate, e olio extravergine, però poco perché in questa ricetta dovremo andare 2 o 3 volte a intervenire con l'olio, quindi poco ogni volta, altrimenti facciamo troppo olio, ecco, non va mica bene, bisogna stare belli leggeri. Trito anche il mio prezzemolo. Anche il prezzemolo è facoltativo, o lo potete sostituire, se volete, con del timo o della maggiorana o dell'origano, quello che più vi piace, però il prezzemolo ci sta benissimo. Sto preparando praticamente il gratin, ma possiamo anche non farlo, dopo vi spiego come. Ci metto anche un pezzettino di aglio, è facoltativo, oppure lo potete sostituire con dello zenzero. Sì, perché ora noi con questo gratin andiamo a fare delle melanzane gratinate, però se non volete accendere il forno o se non volete fare le melanzane potete farle alla griglia, nella griglietta con la padellino, oppure potete utilizzare le zucchine se non volete utilizzare le melanzane, andrà benissimo comunque. Diciamo che questa caprese rinforzata o caprese sbagliata, chiamatela come preferite, è aperta ad ogni tipo di variazione. Io userò le melanzane, le taglio a fette rotonde, alte circa 4 mm, 5 mm, ma se volete farle un po' più alta la fate, l'unica cosa che ci metterà un pochino di più a cuocere nel forno. Dispongo le mie melanzane appoggiate sopra una teglia con sotto della carta forno, oppure se volete farle alla griglia le appoggiate direttamente su una griglia bella calda. Però sul finale capirete perché è molto meglio farle gratinate. Ci metto sopra il mio gratin dopo averci messo un pochino di sale, lo distribuisco bene e ovunque, con abbondanza, senza badare a spese. Una leggera pressione con le mani per far appiccicare bene il mio gratin alle verdure e la metto direttamente nel forno già caldo a 200 gradi dopo averci messo un filo di olio extravergine di oliva, e questa è la seconda volta che mettiamo olio, vi ricordate che vi ho detto di metterne poco. Ora, intanto che le melanzane si cuociono, gratinano, mi preparo gli altri ingredienti. Ho scelto della mozzarella normale, classica, ma di alta qualità. Questa è la mozzarella pugliese che è la fine del mondo. Sono andato apposta al mercato a cercarla perché la volevo buona, ma se volete usare una mozzarella di bufala o un altro tipo di mozzarella andrà benissimo lo stesso. Ora taglio le fette del pomodoro. I pomodori, i cuori di bue in alto di solito sono magari un po' verdi o un po' duri, quindi le prime 2 fette le scarto o le uso da farci un'altra cosa, e uso proprio la parte centrale, la parte più bella. Le taglio a fette o a mezze fette secondo la grandezza che hanno e li metto all'interno di una tazza. Questo passaggio è molto importante quando fate la caprese, anche la caprese classica. Ora al pomodoro ci aggiungo 2 o 3 belle foglie di basilico fresco spezzato con le mani. Ora prendo una bella cipollina di tropea, mamma mia, mi sto sciogliendo ragazzi, è la fine del mondo, questi ingredienti qui sono i miei preferiti. Ecco, prendo proprio il cuore della cipolla e la taglio, però se non volete metterla non la mettete, oppure se volete metterla per dargli il sapore e poi tirarla via, ricordatevi di tagliarla così grossa, perché così lascerà il sapore e poi la tirate via, perché se la tritate fina dopo non riuscite a tirarla via, capito? Quindi grossa. Un po' di sale che farà salare e tirerà fuori anche un pochino di acqua di pomodori, una bella pepata abbondante, se volete ci mettete anche del peperoncino e l'ultimo giretto di olio extravergine, ma attenzione, metteteci anche dell'aceto balsamico oppure della glassa di aceto balsamico, vanno bene comunque. Ora gli diamo una bella mischiatina e lo lasciamo lì per 10-15 minuti, che deve marinare un pochino il pomodoro, si deve insaporire e soprattutto mi deve creare una bella puccetta sotto, perché dopo mi serve. Nel frattempo sono
Pronte le melanzane, faccio raffreddare 5 minuti. Nel frattempo taglio anche la mia mozzarella. Guardate che bella che è, questa mozzarella qui è favolosa. Il primo pezzettino di mozzarella lo schiaccio con la forchetta sotto il piatto, così dopo gli ingredienti che ci metterò sopra non scivoleranno, fa da antiscivolo praticamente. Poi ci metto sopra una fetta di melanzana o di pomodoro e monto il mio piatto. Intanto che preparo il mio piatto bello bello, perché non mi lasci un bel like e se vuoi iscriviti al canale, così almeno mi aiuterai a crescere un pochino e ti ringrazio. Alterno le mie melanzane con la mozzarella, con le fette di pomodoro condito, faccio 2 giri, quindi 2 strati di melanzane, 2 di pomodoro, 2 di mozzarella, ma potete fare un po' come preferite, potete farla anche distesa nel piatto se non volete star lì a fare tutta la torre di Pisa così. Certo che servito così è tutto un altro cinema, spettacolare. Ora ho preparato la mia torre di Pisa, però manca qualcosa, manca la seconda cosa più importante, la puccetta di pomodori. Con un cucchiaio la mischio, la monto un pochino, la mischio un pochino e ce la metto sopra. È una delle cose più antiche, più semplici e sicuramente più buone che ci siano. E ora il tocco finale. Vado a grattare sul fondo della teglia delle melanzane un po' di granella del pane tostato e glielo metto sopra. Ecco, adesso abbiamo creato un capolavoro.